Cerco di essere ancora più preciso nella creatività, che è quello che si aspetta il pubblico quando viene da noi. Amo molto lavorare la carne, una connotazione fortemente legata alla selvaggina. Sicuramente cerco sempre di porre molta attenzione alla materia prima, questa soprattutto voglio che sia il focus maggiore di ricerca, deve essere una materia prima dove ce ne sia poca e con una grandissima capacità di rappresentarsi già da sola. Il cuoco deve interpretare questa materia prima al meglio, ma cercare di esaltarla e di non rovinarla. Siamo tornati al Lido 84 per provare un piatto particolare. È talmente particolare e quasi sconosciuto che difficilmente troverete informazioni su Google. La Sbernia. Questo è un ristorante considerato il migliore in Italia e 8º al mondo per la Best 50 Restaurant. Vanta anche 5 cappelli della guida all'espresso e una stella Michelin. Come potrete intuire, la prenotazione non è facile, non tanto per le modalità, quanto per l'elevata richiesta e i pochi posti disponibili. I tempi di attesa per un tavolo in un weekend sono di circa 3 mesi. Ovviamente è sempre possibile mettersi in lista d'attesa e sperare che qualcuno disdica. Come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire. Il menù è composto in 2 menù a scoperta, spinti, da 7 o 9 piatti, chiamati oscillazioni. Sono menù che cambiano di volta in volta e sono indicati per quelle persone che hanno già provato la cucina di Camanini. Sono sperimentali e come tali dovete essere pronti a lasciarvi guidare. È disponibile anche un menù classico dove si potranno fare aggiunte come la famosa cacio e pepe in vescica. Come prima cosa, signori, andiamo ad inserire gli ingredienti all'interno della nostra cacio da crudi, quindi del sale, del pecorino buccia nera, del pepe, dell'olio e dei rigatoni al crumble. Infine è sempre disponibile la carta. Noi opteremo per il menù oscillazioni con una speciale richiesta, il piatto di cui vi parlavo prima, la Sbernia. Iniziamo. Ci vengono servite 3 amuse-bouche di benvenuto, cialda croccante, semi di lino e mousse di fagioli. Iniziamo subito col piede sull'acceleratore. Il gioco di contrasti è quasi esasperato. In primis le consistenze, il cremoso della mousse con il croccante della cialda, e poi quello dei gusti, il leggermente amarognolo del lino e quello dolce e erbaceo del fagiolo. Nella semplicità gustativa non può che trovare apprezzamento. Brodo di funghi, cardamomo e speck. Poco sapito, ha un gusto intenso, pungente, molto aromatico e persistente al palato. Lascia un retrogusto vagamente dolciastro, in continuità con la mousse di fagioli di prima. La domanda che vorrei fare è: dov'è la pentola? È estremamente buono. Zucca e yucca. Manco a dirlo, secondo voi qual è il legame con l'entrée di prima? Ebbene sì, anche in questo caso la nota dolce della zucca insieme a quella più neutra della yucca continuano al palato il percorso tracciato da fagioli prima e brodo poi. La persistenza di questo sapore viene estesa via via che si prosegue nella masticazione. Non abbiamo shock, ma solo continuità. Una dolce continuità. Focaccina alla brace e origano. La focaccina non è particolarmente croccante, ricorda più un paninetto. Come la scorsa volta, nulla da eccepire. Ottima, anche se l'origano non incide. Si mangia molto volentieri. Cavoletti di Bruxelles fritti, acino di uva americana aromatizzata al bitter e un velo di daiko. La continuità con il sapore dolce è spezzata bruscamente. Il gusto complessivo è tendente all'amaro acido, vuoi per i cavoletti, vuoi per l'acido, con un leggero tocco piccante e pungente, con velate noti dolci, frutto del daikon tagliato a velo, che nasconde il resto degli ingredienti. Esteticamente divertente è l'entrée, però meno entusiasmante. Pesante, vengono intiepiditi ai vapori, accompagnati con il brodo fresco di melone bianco e mandorla. Al di sopra abbiamo la confettura dei cachi profumato allo zenzero e limoni. Adesso stiamo andando a finire con le gocce dell'olio al sedano. Capesante di chioccia intiepidite accompagnate da brodo fresco di melone e mandorla, confettura di cachi, zenzero e olio al sedano. In questo piatto è stravolto il classico sodalizio agrumato, acido, sapido e si azzarda in puro stile oscillazioni. Il sapore generale è quello dolce, fruttato. L'utilizzo di elementi come melone e cachi marca queste due note. Percepibili sfumature marine e iodate. La capasanta è accompagnata da un brodo tiepido. La materia prima non è coperta, rimane sempre in scena. Al palato le gocce d'olio perfettamente percepibili regalano una grassezza effimera. Mi ha convinto? Nì. L'ho trovato un po' confusionario, senza un'identità ben precisa. Probabilmente colpa del mix dolce-salato. Lo mangi volentieri, ma non ne faresti il bis. Signori, continuiamo con il baccalà. In zona Bilbao ci troviamo in Spagna, andiamo a cuocere al vapore, servito con una crema e semi di girasole, del miso al peperoncino, porro bulgaro e foglie di nasturzio. Baccalà, crema e semi di girasole, miso al peperoncino, foglie di nasturzio. Il piatto ha un gusto marino, grasso e leggermente piccante. Si scioglie in bocca.
L'elemento cardine però è il miso. Dal gusto iodato e in questo caso leggermente piccante, crea un collegamento invisibile con gli altri elementi principali, il baccalà e il porro. Piccante e leggermente dolce, l'ortaggio appena citato è il partner ideale del miso, ne smorza la sapidità e di fatto è opposto e affine. Sempre sulla stessa nota, a quella della piccantezza, il collegamento con le foglie di nasturzio. La nota iodata è invece il comune denominatore tra baccalà e miso, semplice ma d'effetto. A fine portata rimane una leggera e persistente sensazione di piccantezza. Che dire, qui sì che ne faresti il bis e anche il tris. Andiamo qua all'interno di un fondo di Germano Reale con all'interno diciamo della mela, dell'Alkermes, questo liquore fiorentino. Concludiamo la mantichiamo con il burro di tostatura del fondo, al di sopra del sedano e del limone tostato. Questo è un errore che non mi sarei mai aspettato, cioè il fatto di non averle posate. C'ho il piatto, ma non le posate. Oh no, non c'è dato le posate. Adesso non possiamo mangiare. Si inizia con i primi piatti. Fusilloni tiepidi, fondo di germano, mela, kermes, burro di tostatura, sedano e limone tostato. Il termine tiepido deriva dalla consistenza della pasta. È quasi al dente, non convenzionale. Il liquore fiorentino, grazie alla parte alcolica, aiuta a declassare il piatto, esaltandone il gusto umami. Al palato il sapore principale è quello del fondo, dalla spiccata sapidità e mai stucchevole. La differenza però la fanno gli elementi di contorno, che sgrassano e regalano vaghi accenni di acidità. Una portata che difficilmente non completerete con la scarpetta. Favoloso. Signori, continuiamo con il risotto. Andiamo a Monte Carlo con una maionese a base di melanzana affumicata. Quindi all'interno non troviamo nessun tipo di latticino, della polvere di fungo secco fritta e delle spruzzate di nocino. Risotto mantecato, maionese, melanzana affumicata, polvere di fungo secco fritto e spruzzate di nocino. La prima cosa da cui verrete colpiti è l'odore clamoroso che sprigiona. Un mix tra quello dello stufato, erbaceo e fungino. Piacevole al palato dal sapore memorabile e deliziosamente profumata, la melanzana fa un doppio lavoro. Lega il riso, visto la mancanza di latte, e poi gli regala quel colore caratteristico. Il sapore è esattamente quello che ci si aspetta. Dolciastro, spiccate note sapide, molto aromatico ed intenso. Il nocino invece non si sente. Sappiamo che c'è dalla descrizione, ma al palato non si avverte. Probabilmente è coperto dagli altri sapori. Da notare anche il cambio di impiattamento del riso. Prima era servito a spruzzo, come l'inchiostro lanciato sulla tela. Per una questione visiva e di percezione di quantità, impiattato in quel modo sembra veramente un assaggio, preferisco quest'ultima versione. Nella mia personale top 3 dei piatti assaggiati in questo percorso è sicuramente al terzo posto, ma è spettacolare. Bene, continuiamo con il controfiletto di cervo. Andiamo a scottarlo alla brace, servito con un suo fondo e del vermouth. In accompagnamento il topinambur, scusate, crema di topinambur alla base, un topinambur con la buccia intera che andiamo a cuocere alla brace perché tirerà fuori questi sentori di castagna. Concludiamo con una polvere di vermouth. Controfiletto di cervo, fondo di vermouth, topinambur. La carne di cervo ha qualcosa di speciale, la si distingue subito dall'altra selvaggina. Ricorda la carne di bovino, ma con un gusto forte, ferroso, frizzante. Il liquore, questa volta, è particolarmente percepibile, regala brio. Il fondo aggiunge una discreta sapidità e persistente al palato. La consistenza del topinambur è paragonabile a quella della patata alla brace, con un leggero sapore amarognolo in contrasto con il fondo. Così come il vermouth. Ne attenua la dolcezza generale. Una preparazione sublime, non a caso la selvaggina è uno dei cavalli di battaglia dello chef, davvero pregevole. Lo chef ha preso spunto da questa tradizione contadina bergamasca, che poi appunto il contadino doveva conservare in qualche maniera la propria carne, quindi dopo averla battuta e privata dal manto, la esponeva sotto il sole, per avviare così un processo appunto di conservazione, perché la carne lentamente si andava a disidratare e si concentrava di profumi e aromi. Lo chef anni fa, lui di quelle zone, l'ha assaggiata, questo poi è soggettivo personale, però l'ha reputata quasi immangiabile, da quanto era intensa di sapore. Però appunto affascinato dalla tecnica, appunto lui essendo del territorio, ha preso un modo per andare a ingentilire il prodotto. Quindi noi ci facciamo portare la pecora intera essiccata, la immergiamo in un miele millefiori locali e sta per circa 3 giorni sotto miele nelle nostre celle frigorifere. Successivamente la andiamo a coprire di cera di api e sta un ulteriore mese nelle nostre celle. La cosa interessante è che il miele va a avviare un processo osmotico alla carne, quindi la carne da secca si va a reidratare e acquisisce queste note mielose floreali. Noi ci faremo poi uno stracotto, togliamo la cera ovviamente prima di cuocere, quello che otteniamo è una sorta di salmì di pecora, comunque dei gusti intensi ma appunto mielati e floreali. Bene, prima se non sbaglio dovrebbero essere passati a farvi vedere la sberla sotto cera. Benissimo, allora viene un po' ti ho spiegato il procedimento. Tolta la cera andiamo a stufarla con il vino rosso, quindi andiamo a cuocerla
dopo la spolpiamo e la andiamo a ridurre. Impiattata con dei chicchi di melograno, della ruta, erba aromatica leggermente amarognola, una parte croccante data da questa fettina di pane incinta nel burro dopo cotto al forno e una fettina di pepe. Spolverato il tutto con del polline richiamerà la nota un po' floreale anche dalla cera d'acqua. In abbinamento il purè, un rapporto 1-1 di 1 chilo di patate latte, queste patate francesi molto piccole, particolarità assumono molto bene il grasso, per questo utilizziamo un chilo di burro. Arriviamo al piatto più curoso, particolare e clamoroso di tutto il percorso, la sbernia. Mettici un viaggio tra i produttori dell'entroterra siciliano per scoprire un miele locale e mettici un altro viaggio a Berlino, in un museo con sculture di cera ed ecco l'illuminazione, l'idea di questo piatto. Il sapore è particolare, intenso, deciso, molto persistente, è selvatico. L'osmosi inversa con il miele ribalta la partita, ne addolcisce il sapore. Potrei definirla come una marmellata di carne. Al palato e alla vista è filamentoso, non ha una consistenza compatta, non serve un coltello, si scioglie in bocca. L'elemento di contrasto è la chips di pane, croccante. Viene abbinato con elementi aromatici, balsamici, amari, acidi, come melograno e ruta. Elementi forti che rinfrescano il palato e ne spezzano la possibile monotonia, contrastano amabilmente. Un piatto che risulta perfetto in queste porzioni, da degustazione. È particolarmente pesante. Il purè in abbinamento è sempre il classico, burroso e compatto, decisamente impegnativo a questo punto del percorso, ma godurioso. Inutile dirvi che il primo premio se lo aggiudica la sberna o bernia, che dir si voglia. Studio, tradizioni, innovazioni, gusto. In questo piatto abbiamo di tutto. Da applausi. Faremo sempre differenti dolci per i dei condivisi. Abbiamo il collurgiones. Collurgiones è un piatto tipico sardo, salato, e andiamo a proporlo in una versione dolce. Quindi passo bombolone farcito con la confettura di albicocca, profumato allo zenzero e pepe timut. Pepe timut proviene dal Nepal, ha un gusto molto agrumato che ricorda un po' il pompelmo. In accompagnamento abbiamo il sorbetto al melone bianco e mandorla, priva di radicine ma ha un retrogusto che ricorda un po' la ricottina. Adesso stiamo andando a tostare la crème brûlée al cioccolato fondente per rilevare il profumo della caramellizzazione, o magari per farvi ricordare un po' il pentolino del latte che viene bruciato del mattino quando siete di corsa al lavoro. All'interno abbiamo anche il cramo al caffè per dare questa piccola nota dell'amaro equilibrando la dolcezza. La croste di sé è allo zucchero moscovado, una tipologia di zucchero di canna non trattata sudamericana che ricorda un po' il gusto della liquirizia. I dolci sono in condivisione, non è una nostra scelta averne due differenti. Nel nostro caso è qualcosa che apprezzo, ma potrebbe non essere piacevole per tutti. I culurgiones ricordano tantissimo dei bomboloni fritti, con la differenza di essere farciti con marmellata al posto della crema. Altra peculiarità, hanno una spiccata nota acida agrumata, un dolce che nella sua semplicità ho adorato. La nostra esperienza comunque direi che è positiva, no? Assolutamente. L'unica cosa che ci ha lasciato così, come detto anche prima, era il primissimo piatto. Sì, che nel senso era un piatto fatto bene e ben equilibrato. Ovviamente non era un piatto che colpiva particolarmente, diciamo un po' anonimo per quanto riguarda il nostro gusto personale. Insomma, io avrei preferito qualcosa di un po' più particolare, con un po' più di carattere. Insomma, non è un piatto che si ricorda, diciamo. No, ti capisco. E infatti forse è questa oggi la cosa che manca per ottenere le 2 stelle tanto agognate, semplicemente che ci sono oscillazioni, quindi grandi alti e bassi, e sei anche molto fortunato sul menù che ti capita, perché può essere un grande menù come anche avere quindi grandi picchi, come avere magari piatti che sono veramente sottotono. Io mi ricordo l'altra esperienza, avevo un risotto che era, non dico immangiabile, ma era talmente tanto forte che faticavi, No, beh, a noi è andata bene, quel menù era assolutamente buono e gradevole, quindi tutto sommato siamo stati fortunati. Quindi comunque per la tua esperienza diciamo la mia che... esperienza positiva, poi ovviamente c'è il piatto che piace di più, c'è il piatto che piace meno, ma a me è piaciuto tutto comunque, quindi un buon e lo menù, possiamo un buon livello. Tranquillamente mettere a livello magari dei top, quindi un 2 stelle 3. Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza sì, nel senso che io sono stata molto diciamo contenta. che una stella gli va stretta per Sì, quello che sì, no, anche questo fatto comunque di proporre un'opzione così particolare secondo me è un punto a suo favore. L'unica cosa che diciamo secondo me frena un po' la Michelin in questo momento qua è probabilmente anche gli impiattamenti, che sono forse un po' basici. Cioè se pensiamo anche, non so, al Dani, dove abbiamo pasta e patate, è vero, un estremo dall'altra parte, però nel senso che piatti bellissimi davvero, però e la Michelin ci guarda tantissimo su ste cose qui, quindi purtroppo oggi a livello di gusto possiamo dire che tranquillamente un 2 stelle, sì. Manca forse quello spunto in più su come vengono presentati i piatti, perché sì, però ci vuole veramente poco. Sì, quindi sì, assolutamente. Questa è la nostra opinione, ovviamente. davvero, no, assolutamente come esperienza strapositiva.
Vediamo alla prossima. Certo. Vediamo alla prossima.